come si può programmare un'intera società a credere di essere i più grandi attraverso una carta geografica. Lo andiamo a vedere oggi. Sigla! Ciao a tutte le videoamatrici e ai videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di carte geografiche e di deformazione della realtà. So che non è molto educato cominciare un video subito con una domanda e so anche che le domande a molti danno fastidio e altrettanti vorrebbero delle risposte. Ma per una volta facciamo un'eccezione. Che impatto ha una cartina geografica sulla società? Se vi dicessi che fino adesso abbiamo creduto che gli Stati Uniti, l'Europa e l'intero emisfero nord fossero molto più grandi che nella realtà. Tutto ciò è accaduto e accade tuttora sulle carte geografiche più diffuse del mondo. Prima erano atlanti geografici, oggi sono i più diffusi siti internet. Cartine normalmente in vendita in libreria e i famosi Maps e le famose applicazioni come Google Maps e come tantissime altre. Hanno tutti sfacciatamente deformato il nord del mondo verso il sud del mondo, in un gioco non del tutto casuale sulla presenza o meno di terre emerse a determinate latitudini. Africa e Sud America più piccole, Europa e Nord America più grandi. Ma veniamo alla spiegazione tecnica. Il metodo che è stato usato per fare questa cartina geografica si chiama Mercatore ed è vecchio di 4 secoli. Sono passati appunto 400 anni, si sono aggiornati i dettagli, ci sono foto da satellite, le più svariate tecnologie per rendere più precisi possibile le nostre mappe nei dettagli fino al metro, fino al centimetro, ma si continua a basare tutto su una tecnologia vecchia di 400 anni. Ma veniamo subito al dunque. C'è invece chi non usa questa tecnologia, sono pochi. Uno tra questi è Google Earth. E adesso lo andiamo a aprire insieme e vi faccio vedere cosa voglio dire. Questa è la nostra beneamata Terra, il nostro meraviglioso pianeta blu. Questa è l'Europa, questa è l'Africa. E questo qua su in alto, questo bel triangolone bianco, è la Groenlandia. In queste mappe va ricordato che non c'è il Polo Nord. La ragione è molto semplice. L'escursione termica tra estate e inverno fa sì che le dimensioni del Polo Nord variano tantissimo ed è quindi impossibile farne una mappa. Ma la Groenlandia è impossibile da scambiare per altro. È questa qui. Ora vedete se la proporzioniamo all'Africa che c'è una grandissima differenza. Questa differenza non la vedete in questa mappa, basata sul metodo di Mercatore, quella di Google Map. Guardate, c'è l'Europa, la nostra ben amata Europa, guardate, qua c'è l'Africa, e qua c'è la Groenlandia. Africa, Groenlandia. Africa, Groenlandia. In questa versione sono quasi uguali, la stessa dimensione. Mentre qua è ben diversa. 14 volte diversa. Se poi ci spingiamo un po' oltre e andiamo a vedere, ad esempio su Wikipedia, per dirne una, qual è l'esatta metratura in chilometri quadrati, ci rendiamo bene conto che la differenza è enorme. Ma per uno strano caso del destino, su Google Maps siamo fermi al 1569. Va detto che non è facile trasportare dal 3D, quindi da un mondo a 3 dimensioni, a delle cartine geografiche a 2 dimensioni. Una delle ragioni per le quali ci dicono aver adottato questo metodo è proprio per questo motivo e soprattutto perché c'era la necessità di fare delle cartine quadrate e quindi si è pensato bene di deformare
fino a 6, 7, 8 volte la dimensione degli stati sulle cartine geografiche rispetto alla realtà. E guarda caso, in un'epoca coloniale, chi ha più sfruttato questa deformazione sono proprio gli stati a partire dalla Spagna, dal Portogallo, la Francia, l'Inghilterra. Senza andare troppo nel tecnico, questo sarebbe il risultato se noi prendessimo la terra e la sbucciassimo come un'arancia e questa buccia fosse poi messa su 2 dimensioni per formare una cartina geografica. Questi sarebbero i risultati, questo sarebbe quello che si può ottenere e quindi una cartina geografica con le giuste proporzioni. La Groenlandia è grande come l'Africa? No, è 13 volte più piccola, poco più di 2 milioni di chilometri quadrati contro poco più di 30 milioni di chilometri quadrati. 14 volte tanto, ma anche Alaska e Brasile non scherzano affatto per essere state falsate da queste proporzioni. Esattamente di 4 volte la differenza. Non sono io il primo a essersene accorto. Il primo che se ne è accorto in una maniera ufficiale è un certo Arno Peters, un cartografo tedesco che viveva in Svizzera, che ha fatto per noi questa prima cartina con le dimensioni reali, scusate, con le proporzioni reali al 100%. L'Africa è enorme, l'Europa piccolissima, la penisola scandinava scompare rispetto a questa cartina geografica, così come l'Inghilterra scompare rispetto a questa cartina geografica. Satelliti militari, satelliti privati, satelliti per telecomunicazioni, satelliti ovunque, ma Google è ancora fermo qua. Ma è proprio vero, l'uomo mette sempre se stesso al centro del mondo. Se guardiamo una cartina geografica giapponese, questo è il risultato. Stessa cosa per un australiano, che mette al centro della cartina se stesso, senza però distruggere le proporzioni degli altri. E niente, l'Europa è veramente piccola. La penisola scandinava, anche l'Inghilterra. L'Inghilterra? L'Inghilterra? Non la vedo più. Questo è un piccolo esempio di programmazione della società, di ingegneria sociale, partita in un'epoca molto lontana e che arriva fino ai giorni nostri e continua anche ai giorni nostri. Deprogrammiamoci tutti. Spero di avervi aiutato ancora una volta a deprogrammarci un pochino di più, passo a passo per raggiungere una libertà di pensiero, per raggiungere la nostra verità. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito come sempre a mettere un pollicione in su, ad abbonarvi al canale se volete vederne degli altri e a sostenermi economicamente, se volete, attraverso i link che sono in descrizione. Ciao a tutti e al prossimo video.